Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buon lunedì qui dalla radio, è lunedì appunto 16 settembre del 2024, l'editoriale di inizio settimana. Tra l'altro una settimana molto importante, visto che il Milan è riducisi da una vittoria, ne parleremo tra poco, ma è atteso domani dal Liverpool in Champions League e domenica dal derby, ma insomma è inutile che ve lo ripeto, lo sappiamo benissimo cosa ci attende la prossima settimana, o meglio questa, che è appena iniziata. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito questa settimana, che hanno seguito l'editoriale, ma non solo, ovviamente tutto il resto della nostra programmazione, quindi grazie ancora per essere qui con noi. Attenzione che a lunedì arriverà una novità molto importante, già dalla prossima settimana, quindi occhio, ve la inizieremo a dire a metà di questa settimana, perché lunedì prossimo ci sarà una delle nostre prime novità di questa stagione, quindi state allerta, tra virgolette, ma insomma sarà spero un bel appuntamento per tutti. Detto questo, partiamo subito con l'editoriale di quest'oggi. Grazie mente a quelli che hanno già messo like così sulla fiducia, ma insomma, lo so, lo devo dire tra virgolette per contratto, però grazie a tutti quelli che mettono like, che si iscrivono soprattutto e ci supportano. Sogni e realtà. Il primo argomento di quest'oggi parleremo di noi, di campo, di calcio, di Milan in generale, di quello che abbiamo visto in questa prima parte di stagione, rapportato a quello che abbiam visto sabato sera a San Siro. Stadio, le chiacchiere stanno a 0, proveremo a mettere un po' di puntini su i parlando di fatti, perché, ehm non voglio passare per quello, tra virgolette, che si dà delle arie, per carità di Dio, assolutamente no. Ma un conto è parlare, dare la propria opinione su una giocata, un gol, una partita, un giocatore, un allenatore, che ognuno di noi ha un proprio opinione. Un conto è dare una opinione su un qualcosa che invece è basato su fatti che accadono o non accadono, in cui c'è qualcuno che si comporta meglio, peggio, cambia idea e compagnia, ma sono fatti che vanno conosciuti e che non si può riempirsi la bocca di parole vuote sullo stadio. E su questo permettete la falsa modestia che non c'è in questo momento, ma qualcosa in più degli altri sappiamo. Quindi, almeno sullo stadio, concedetemi dopo un po' di puntini sulle i, perché non è un'opinione lo stadio e non si può andare per slogan sullo stadio. Citofonare Teao, ho scritto Ele e Co, ma qui parliamo dei nostri big di squadra, non solo Teo Leao, parleremo un po' di tutti. E poi chiudiamo su questione di magia, tempo e formule. Qui parleremo un po' di centrocampo, che mi sembra il reparto più complesso ancora da sistemare e che ancora probabilmente non ha trovato la sua quadra definitiva, nonostante siamo alla quarta di Serie A e ci aspetta la prima di Champions League. Però, insomma, parleremo di centrocampo in maniera un pochino più approfondita, un po' di campo per davvero, perché saremo anche qui per fare questo, insomma, per parlare di campo. Poi, a torto o ragione, questo lo dirà i risultati, se le nostre idee sono corrette o meno. Sogni e realtà. Parto da un presupposto: quando vince il Milan vince, punto. Cioè, può vincere anche contro una squadra di serie D, bisogna essere, tra virgolette, bisogna no, è giusto essere comunque contenti, con il sorriso, perché comunque il Milan ha vinto. Quando vince il Milan vince, cioè al di là dell'avversario. Poi lo so benissimo, l'avversario, e ve lo dico perché lo penso, il Venezia è per me in questo momento la squadra peggiore della nostra Serie A, per la proposta di gioco, per non me ne voglia di Francesco, forse un po' anche la guida tecnica, per la rosa, la profondità della rosa, ma mi sembra comunque la squadra in questo momento peggiore della Serie A, tant'è che infatti è venuta su da dai playoff di Serie B come ultima squadra e peraltro ha cambiato un allenatore che invece sta dimostrando che in Serie A forse ha ben altro valore rispetto al Venezia attuale, cioè Vanoli. Però detto questo, dobbiamo lavorare tanto. Anche qui magari qualcuno di voi non sarà d'accordo, ci mancherebbe, c'è la parte dei commenti
per parlarne, per discuterne. La partita di ieri ha detto 2 cose: che il Milan in Serie A, se non fa grandi colpi di testa, è superiore a tantissime squadre, di gran lunga superiore a tantissime squadre. Poi è ovvio che si va a incastrare con magari delle idee un po' astruse, con atteggiamenti in campo di giocatori non perfetti, con magari qualche problema dovuto a, in passato, infortuni, difficoltà di rosa, eccetera, eccetera, allora il livello si pareggia e rischi di perdere punti con tutti. Ma una grandissima parte delle squadre di Serie A è nettamente inferiore al Milan. Poi c'è una parte che è leggermente, una parte che è lì e forse ce n'è qualcuna, 1 o 2 al massimo, non di più, che è forse leggermente oltre per altri aspetti, soprattutto. Però, detto questo, la partita di sabato ci ha detto 2 cose: che con un po' più di equilibrio le partite si vincono più facilmente, 1, con la testa si vincono più facilmente, mettendoci la testa 90 minuti, e che però i nostri problemi di fase difensiva sono ancora ben distanti. Abbiam provato a restare un po' più corti, un po' più stretti tra i reparti, ma questa sorta di coperta corta fa sì che sull'esterno c'è molto spazio e ogni volta che il Venezia cambiava gioco o ha tentato di cambiare gioco o a volte non ci ha nemmeno pensato di cambiare gioco, ehm, ci ha messo o ci avrebbe messo in difficoltà. Poi se nel mezzo spazio, non me ne voglia, Capitan Busio, il Venezia trova appunto Capitan Busio, è un conto. Se inizia a trovarci Bernabé, già inizia a essere un altro conto. Se ci trovi Ricci, già diventa ancor più un altro conto, e se ci trovi Barella o Mkhitaryan, altro conto, eccetera, eccetera, eccetera. La grandezza dell'avversario, o meglio in questo caso la non grandezza dell'avversario, cioè il Venezia, ci deve imporre che esser contenti di aver vinto, fare 2 giorni con la testa non piena zeppa di cattivi pensieri, ma libera di lavorare, ma di lavorare, perché veramente c'è ancora tantissimo da fare e soprattutto il primo tempo, quando ancora c'è stata un po' di partita, ha dimostrato che, seppure con le sue difficoltà, il Venezia ha creato, o meglio, potenzialmente ha creato, perché bisogna anche guardarla un po' più approfonditamente la partita, poi ognuno di noi ha la propria sensibilità. Io posso dire, cioè, qui parlo io purtroppo per voi, ne dico quello che penso. Vista un pochino più approfonditamente la partita, ci sono stati ancora parecchi errori di posizione nostri, parecchio vado o resto, ancora abbiamo tanta confusione in testa su se devo scappare o aggredire, se devo, stare un po' più stretto e nel caso scalare dopo sull'esterno sul 2 contro 1. Abbiam lasciato ancora dei 2 contro 1 sull'esterno, ma una volta che ci va Zampano è un conto, se su quell'esterno, che so, contro Emerson Royal ci arriva Luis Diaz, o ci arriva Di Marco, bisogna veramente abbassar la testa, non essere al settimo cielo per 4 gol al Venezia, contenti il giusto. Anche perché, e poi vado al resto, ehm, battere 4-0 una neopromossa alla quarta giornata deve tornare a essere la normalità, che non vuol dire essere scontato, essere normale. Mettersi con la testa giusta, battere l'avversario addirittura nel primo tempo e comunque vincer la partita. Poi diventa l'eccezione quando la neopromossa invece strappa il pari a San Siro e non il contrario. Dobbiamo tornare ad avere la testa che arriva al Venezia ed è normale che il Milan vinca, che quindi non bisogna essere iper entusiasti del fatto di aver vinto col Venezia, bisogna essere contenti e testa bassa e lavorare, perché almeno quello che penso io è che di lavoro ce n'è ancora tantissimo da fare, anche se insomma son passati già 2 mesi pieni da quando si è iniziato il raduno ormai a inizio luglio. Questione stadio, ecco, io non
Non voglio essere antipatico, perché non mi piace nemmeno essere quello di: "Io so più cose di altri", ma perché fa schifo. Poi ognuno di noi ha la propria sensibilità, ed è giusto dire ciò che si pensa e si crede. Ma sullo stadio bisogna anche far parlare un po' i fatti, e bisogna parlare con chi questi fatti li sta facendo. E non è una persona, neanche 10, neanche 20. Sullo stadio a San Donato ci sono coinvolte decine di persone, svariati enti, svariati decine di milioni, alcuni già spesi, alcuni già stanziati per i progetti esecutivi, alcuni già in procinto di essere stanziati anche da parte del comune. Quindi non c'è, diciamo così, da parlare di bluff. Poi le cose possono andare bene o male, ma se vanno bene contenti, se vanno male scontenti, ma non sono bluff. Bluff è altro, e adesso ne parliamo di qualcosa che invece assomiglia un pochino di più al bluff, che riguarda invece San Siro. E lì sì, potremmo anche utilizzare un termine simile, ma ne parliamo tra poco. Sullo stadio, come detto, adesso non voglio davvero sembrare antipatico, ma mi sembra che abbiamo dimostrato come radio di saperne qualcosina in più della media, perché abbiamo avuto la fortuna di fare un buon lavoro con chi di dovere, tramite fonti e compagnia cantante. Di aver anticipato più spesso qualche notizia, di essere comunque riusciti a dare le indicazioni giuste da un senso piuttosto che da un altro. Non ultimo, avevamo parlato appunto che il Milan non voleva ristrutturare San Siro, come vi posso già preannunciare che il Milan con ogni probabilità dirà anche no all'ennesima proposta del nuovo San Siro, così come vi ho detto che San Donato è assolutamente in piedi e lascio la porta aperta allo stadio da soli, ma devo assolutamente aprire la porta alla condivisione, perché altrimenti calpesterei quello che, è una notizia, e in questo momento è tale. Poi posso, dire che invece il Milan lo fa da solo perché la proprietà del Milan forse ha preso Paramount, ma queste sono è brutto da dire, ma è chiacchiera da bar. La chiacchiera da bar sullo stadio non si può fare, lo si può fare sul campo, su un giocatore, un allenatore, una partita. Su questo non si può fare la chiacchiera da bar. Le cose ci sono o non ci sono. Come detto, c'è stato tanto lavoro e non ho, remore da confessarlo, nero all'oscuro. C'è stato tanto lavoro in estate per provare a capire se la condivisione con Milan-Inter poteva essere fattibile, in più strade tra l'altro. Quindi abbiamo preso un buco, nel senso che non lo sapevamo prima di 10 giorni fa, 2 settimane fa, quello che è stato, però adesso lo possiamo assolutamente confermare. Si è lavorato per mesi per provare a capire se Milan e Inter possono avere un'idea comune di stadio a San Donato, ma non solo. Ad esempio, si sono fatti studi, non s che non vuol dire mettersi intorno a un tavolo e discuterne, ma studi con relazioni e quant'altro, soprattutto dal punto di vista anche di viabilità e parcheggi, che hanno escluso ad esempio l'ipotesi di andare tutti insieme a Rozzano. Sono stati fatti studi per quanto riguarda la possibilità di portare a San Donato entrambe le squadre e quindi avere 2 eventi a settimana praticamente sempre, che quindi coinvolgono una movimentazione di persone 2 volte a settimana, che quindi coinvolgono un movimento di veicoli 2 volte a settimana e che quindi comportano per San Donato un raddoppio di quasi tutto. Ma anche qui son già stati fatti studi e simulazioni anche con gli enti preposti, che già sono ad esempio dentro l'accordo di programma e che già hanno previsto una sorta di doppio piano, una squadra tot, eventi, 2 squadre tot eventi. Sono purtroppo, perché invece a me sarebbe piaciuto dirvi che il Milan fa solo e soltanto lo stadio da solo o muerte, e purtroppo vi devo dire che invece questi studi ci sono e che sono ancora in piedi. Quindi l'ipotesi di condivisione c'è. A me piacerebbe dirvi di no. Poi il perché c'è, adesso ne parliamo. Ehm
Io credo che ci sia soprattutto un tema di carattere economico dietro, e qui premessa: se prima ho parlato di fatti, qui lo specifico, non sto parlando di fatti e notizie. Qui vado più a raccolta di vado un po' più a orecchio, ecco. Perché è giusto dividere quando magari una cosa si sa, ed è così, e non si sa pienamente, ma si sa soltanto in parte e si prova ad andare a orecchio. Qui si sta io vado a orecchio qui. I continui cambi di idea sullo stadio, la continua ricerca anche di un partner, magari anche in altre zone del mondo, come ad esempio il Medio Oriente, così come in questo momento comunque non voglio dire che ha bussato prima l'Inter e ha aperto il Milan o ha chiamato il Milan e ha risposto l'Inter, perché non è questo il tema. Il tema è che le squadre da quando c'è Oktay si parlano tanto e che quindi il Milan ha rivalutato l'ipotesi di farlo insieme. Così come ad esempio ha già pensato vi dico anche questa, ha già pensato che la sede delle entrambe le squadre possa essere già in un'altra parte rispetto che esattamente nel locum, quindi i pensieri ci sono e anche più che i pensieri. Vabbè, detto questo, che vi stavo a dì? Della questione delle 2 squadre. Io penso che in questo momento, come detto, per il Milan ci sia ancora un po' di chi va là, ehm, e che da 1 anno e mezzo a questa parte non si è tirati dritti tappandosi le orecchie, vado a San Donato da solo. Quella è la mia idea, non mi smuove più nessuno. Tiro giù la testa, abbatto i muri piuttosto con la testa, ma vado a San Donato da solo. E purtroppo non sarà così, insomma, il Milan ha ascoltato tanto, così come ha ascoltato San Siro, così come ascolterà la condivisione con l'Inter. Vado oltre perché son lunghissimo, mi sono reso conto adesso. Citofonare Teao e Co. Qui sono molto rapido. Se vuoi vincere con Liverpool e Inter, Teo, Leao, Pulisic, Maignan, Morata se stai bene. Passan da loro. I big match, da che mondo è mondo, li vincono le squadre con i campioni, dove i campioni determinano. Poi può anche segnare, tra virgolette, "un gregario", per amor di Dio. Ma le grandi partite vengono vinte dai grandi giocatori, da una grande organizzazioni, da grandi allenatori, eccetera, eccetera. Altrimenti non costerebbe Tizio 80 milioni, l'allenatore Caio non si farebbe pagare 10 milioni l'anno, eccetera, eccetera. Quindi, se vogliamo vincere con Liverpool, se vogliamo vincere con l'Inter, se vogliamo fare una stagione al vertice, ragazzi, Teo e Leao, per quanto mi riguarda. Poi un gradino sotto Maignan e Pulisic, perché sono quelli che questi 4, con Morata punti di domanda da capire in quale dei 2, determinano di più le sorti del Milan. Poi in un Milan futuro non Milan futuro, in un Milan del futuro arriveranno altri giocatori che determinano. In questo Milan determinano loro, perché questi sono i giocatori della rosa e questi sono i 4, 5 giocatori più impattanti della rosa. E come hai vinto col Paris Saint-Germain l'anno scorso, la tua miglior partita dell'anno, perché i tuoi giocatori migliori hanno fatto click e in quella partita tipo Loftus ha dato tutto, ma davvero tutto tra l'altro. Teo ha fatto bene, Maignan ha fatto bene, Leao ha fatto super bene, per forza di cose queste partite passan da loro. Poi sono convinto anche che se vuoi vincere i campionati e le stagioni, questi ragazzi devono pensare che non esistano 10 partite l'anno, ma ne esistono 40, 50 e il passo finale della carriera è riuscire a replicarle per almeno non su 50, ma su 20, 25. E poi soprattutto le altre partite farle da 6, 6 e mezzo, non farle da 4. Questione di magia, tempo e formule. Anche qui veloce, mi sono veramente dilungato tantissimo sullo stadio, ma scusate, è stato un piccolo sfogo perché onestamente lavorare e poi sentire certe cose fa veramente cascar le braccia. Ehm, questione di centrocampo. E qui si capisce anche un po' che a volte avere tempo è un vantaggio
e non un di più. Se hai tempo per lavorare, sistemi prima, ti presenti meglio e hai le idee chiare di cosa fare in campo. Il nostro centrocampo ha già cambiato 4 versioni tra uomini e 4 versioni di come è stato composto e che cosa doveva fare in campo. Per non parlare del resto della squadra, ma rimaniamo al centrocampo. Adesso abbiamo, con questa nuova versione, provato a capire che Reinders lì in mezzo a 2 fa fatica. In questo Milan, non in generale a 2, ma in questo Milan sicuramente fa fatica. Loftus è un centrocampista, smettiamola di fargli fare la seconda punta e diamogli anche qualche responsabilità in più. E quindi lo mettiamo a centrocampo in questa sorta di interno mediano che quando è in possesso diventa mezzala. Fofana messo lì in mezzo al campo da solo per me, però ha buone idee di verticalità, gambe ancora che non girano, mente ancora non perfettamente lucida su cosa deve fare in campo, lo vedo ancora molto pensante, che è un difetto in questo caso, nel senso che ancora ha tanti dubbi in testa di vado, mi allargo, resto in zona, attacco alto, mi abbasso tra i centrali, vengo a prendere la palla e la gioco oppure provo a prendere lo spazio. È ancora molto con tanti dubbi in testa e capiremo quale sarà il suo reale valore tra un po'. Ma anche qui abbiamo perso un'infinità di tempo e bisogna incrociare le dita che quest'ultima versione sia quella corretta. Altrimenti ci ritroveremo a rimestolare ancora una volta il centrocampo sperando che sia corretta magari la quinta, magari la sesta, magari la settima, che tra l'altro non ci sono, perché a centrocampo siamo cortissimi e lo sappiamo, siamo 3+1, quindi siamo con Reinders, Loftus, Fofana più Musa. I 2 ragazzi di Milan Futuro li voglio tanto bene, ma insomma sono spendibili il giusto, tipo come abbiamo visto ieri, ecco, non di più. Con Liverpool e Inter, ad esempio, non possono non vedere campo. Poi magari con il Lecce puoi fare mezz'oretta, ma nel peso della stagione non sono spendibili. Magari, chissà, in una seconda parte, non lo so. Adesso sicuramente no. Questa è la questione. Quando hai tempo in estate, non lo buttare via, perché non sembra. Ti sembra di passare delle settimane vuote, magari perché non ci sono condizioni di mercato favorevoli, eccetera. Ma il tempo si paga e lo stiamo pagando in parte sulla nostra pelle con un centrocampo che ancora non ha una identità precisa, né una formula precisa, né giocatori posizionati nelle posizioni giuste che sappiamo che sono esattamente quelle, perché nessuno di noi può mettere la mano sul fuoco e dire questa versione è garantita al 100% qual è la migliore del Milan, mentre altre squadre hanno questo. Lasciate stare chi magari ha cambiato tanto e ha stravolto completamente il reparto, come potrebbe essere la Juve, che ha cambiato allenatore e giocatori, ma ad esempio l'Inter lo conosciamo, il suo centrocampo, ad esempio conosciamo quello di tante altre squadre. Ecco, bisogna far sì che il tempo perso ora lo dobbiamo recuperare giocando e non sarà semplicissimo perché il nostro centrocampo è corto e quindi bisognerà fare molto di necessità virtù. Sono arrivato lunghissimo, vi lascio a 40 secondi sul fantacalcio, vi ricordo che tanti di voi tra l'altro sono iscritti, magari qualcuno di voi sta per vincere la maglia, la prima maglia messa in palio da Fantalgoritmo grazie ai 20 euro spesi per iscrivervi alla Lega di Fantacalcio di Radio Rossonera. Grazie a tutti per essere rimasti qui con noi, ci vediamo presto, o meglio tra poco, da Milanello. L'estate sta finendo e l'asta del fantacalcio si avvicina. Fantalgoritmo è il miglior strumento per aiutarvi a scegliere gli obiettivi su cui puntare. Da oggi è possibile iscriversi a una nuova lega di fantacalcio a premi pensata proprio per i tifosi del Milan. In palio ogni settimana una maglia del Milan, oltre a tantissimi prodotti Apple per la classifica finale. Cosa aspetti? Trovi il link d'accesso in descrizione e sulle storie Instagram di Radio Rossonera. Il costo di iscrizione è di soli 20 euro, ma in più otterrai tutte le statistiche e le funzioni premium di Fantalgoritmo.